Quando questo ragazzo mi ha chiesto un biomeccanico steampunk, sono rimasto un po' a bocca aperta, perché è una richiesta che non ho mai ricevuto. È la prima volta che mi si chiede un biomeccanico steampunk. In realtà, alla fine, più che un biomeccanico, mi rendo conto che ormai i tatuaggi robotici sono entrati di prepotenza nell'immaginario del, chiamiamolo, tatuaggio biomeccanico. In realtà è più un tatuaggio meccanico, in questo caso più un tatuaggio steampunk. Non è esattamente un biomeccanico. Un biomeccanico steampunk avrebbe richiesto un altro tipo di intervento probabilmente, e facevo fatica a immaginarlo, anche perché non conosco il mondo steampunk. Ne ho sentito parlare, ho visto delle illustrazioni, trovo alcune cose affascinanti. In realtà trovo alcuni abbigliamenti molto affascinanti del mondo steampunk, però effettivamente non me ne sono mai occupato. Quindi si trattava appunto di fare questo disegno meccanico steampunk e ho detto proviamoci. Abbiamo cercato delle immagini che riassumessero più o meno il feeling che lui voleva, anche se abbastanza semplice. Sostanzialmente si trattava di fare qualcosa che avesse a che fare con meccaniche datate, che avessero a che fare con motori a vapore. Comunque steampunk quello è, motori a vapore, quindi leve, stantuffi, ingranaggi, anche se lui voleva molti ingranaggi. Io ho escluso di inserire troppi ingranaggi perché renderebbero il lavoro lungo, tedioso e anche un po' banale, secondo me, se ci sono troppi ingranaggi. Quindi ho cominciato ad immaginarmi questa specie. Qua purtroppo ho dimenticato di fare le riprese mentre facevo lo schizzo, e d'altronde questo lavoro lo faccio gratis, quindi non sempre mi ricordo. Se mi pagassero per fare questi video forse mi ricorderei di fare le riprese fatte bene in ogni piccolo dettaglio, però fondamentalmente si tratta solo di far vedere come lavoro, come progetto i miei lavori, e quindi a volte capita che mi dimentico di avviare la registrazione. In questo caso, per il cappellino del gatto avevo difficoltà, facevo fatica, quindi sono andato a vedermi un cappello, ho cercato un cappello steampunk in 3D e quindi l'ho messo nella posizione. Mi sono aiutato anche, come vedi, cercando di trovare la posizione giusta, perché a volte si fa fatica. Se fossimo stati negli anni 90 non sarebbe stato così perfetto nella prospettiva, perché non c'erano questi strumenti, ma visto che ci sono, perché non usarli? Per quel che riguarda gli ingranaggi, come faccio sempre per gli ingranaggi, cerco degli ingranaggi. Se posso trovare degli ingranaggi in 3D, tanto di guadagnato, perché ovviamente li giro e li rigiro come diavolo mi pare, in modo che siano precisi. Poi è ovvio che Photoshop chiaramente aiuta, perché ti permette di creare ellissi senza bisogno cerchi, senza bisogno di usare il compasso, quindi rende tutto molto più semplice e rapido. Però chiaramente, e come dicevo, sono andato a vedermi delle fotografie che avevo fatto l'ultima volta che ero andato al museo di Arese, dove c'erano vecchissimi motori dell'Alfa, che sicuramente non erano motori a vapore, però sono talmente antichi che insomma ho tratto ispirazione da lì più che altro. E poi ho guardato un po' online, ho cercato la cultura steampunk, ho cercato di vedere che tipo di colori vengono usati, quindi c'è sempre questa colorazione molto calda. Infatti il mio problema era: ok, ma se faccio tutta la colorazione così calda, perché comunque sono tutti marroni, marroncini eccetera, e poi all'interno, per rendere l'idea del fuoco che fondamentalmente produce il vapore, rischia di risultare un disegno un po' piatto. E questa cosa all'inizio, o meglio, durante tutta la lavorazione mi preoccupava, però ho cercato di metterla nell'angolino della mente, di lasciarla lì. Ho detto: a questa cosa ci penso alla fine, poi magari vedrò di fare qualcosa di più scuro intorno, insomma vedremo.
Gli elementi che voleva lui, ormai l'hai visto guardando la lavorazione, all'interno del disegno erano, vabbè, questa cosa steampunk, poi voleva un gatto, perché se non ricordo male ha perso il suo gatto recentemente, e quindi io ebbi quest'idea del gatto come se fosse il pilota di questa specie di macchinario, e quindi questo gatto dentro l'abitacolo. Inizialmente era molto piatto, poi ho pensato, ma non sarebbe più bello se il gatto si sporge da questo abitacolo guardando in avanti, essendo sul braccio, come per rendere ancora di più l'idea di questo gatto che sta pilotando questo marchingegno. E poi ci voleva una maschera, quella dei medici della peste, no? Quella col naso lungo. Il fatto è che inserire una cosa del genere in un tatuaggio così non ce lo vedevo, avrebbe secondo me rovinato la consistenza, la coerenza del disegno, quindi l'unico modo che avevo per farlo era metterla di fronte e quindi speculare, e infatti l'ho inserita all'interno dell'avambraccio, che secondo me era l'unico modo per poter inserire qualcosa del genere, ovviamente trasformata in qualcosa di steampunk, quindi con prese d'aria, ganci, parti metalliche. Devo dire che nonostante non fossi molto convinto di quello che stavo facendo, perché insomma è una cosa abbastanza insolita, devo dire che mi sono divertito molto. E a proposito del fatto non sapevo cosa stavo facendo, che vabbè non è esattamente così, c'è un mio cliente, anzi più di uno, che quando l'hanno visto hanno detto cavoli, ma lo volevo io, e uno in particolare mi ha detto non ho mai visto niente del genere. E è proprio questo il concetto, quello che cerco di spiegare nel mio sito, nei miei video, è proprio questo il concetto che devi rivolgerti all'artista, perché quando si cerca qualcosa, il tipo devo trovare il disegno, non devi trovare il disegno, devi trovare qualcuno che sia in grado di creare qualcosa per te. Proprio questa affermazione, non ho mai visto nulla del genere, e non l'hai mai visto perché non l'avevo ancora disegnato, o qualcuno non l'ha ancora disegnato. Se tu hai un'idea, devi trovare qualcuno che la disegni, che crei qualcosa che prima non c'era. Questa è l'arte, creare qualcosa che prima non c'era. Se ti prendi le fotocopie, te le scarichi e le metti insieme così alla belle meglio, sì, vabbè, magari uno è convinto di aver trovato la genialata del momento, in realtà sta facendo solo una fotocopia, quindi questa è una cosa interessante. Beh, da qui in avanti onestamente non saprei che altro dire, perché quando faccio questi video cerco di spiegare le difficoltà tecniche e il modo in cui procedo, però ovviamente a me sembrano anche un po' ripetitivi magari, perché quando uno poi ha un suo metodo, anche se io non uso sempre lo stesso metodo, uso diversi, qua sto usando i toni per vedere se posso cambiare colore o quale colore potrebbe interessarmi meglio o potrebbe essere più adatto. Poi faccio degli esperimenti tagliando i pezzi dell'avambraccio o del braccio per vedere poi quando si incrocerà sul braccio, che ovviamente questo disegno ovviamente andando su un braccio sarà su una superficie cilindrica, quindi la parte destra del disegno andrà inevitabilmente a incontrare quella sinistra, e lì purtroppo bisognerà decidere che cosa sacrificare. Sicuramente non vorrei sacrificare il tubo di scappamento da cui deve uscire del fumo, perché secondo me è fondamentale che ci sia fumo, e l'idea di fumo e fuoco, perché comunque appunto steampunk, vapore. E ecco, un'altra cosa che c'era e di cui si può parlare è l'incontro tra questa, diciamo, placca dove c'è questo manometro con i tubi che escono e la parte sottostante. Quella inizialmente era un unico pezzo, però non mi piaceva, perché andava praticamente nel centro del braccio, dove il braccio si piega, e avrebbe reso la cosa del tutto innaturale. Qua un'altra cosa che facevo fatica a decidere era come tagliare la parte sul polso dove ci sono questi ingranaggi, e dicevo appunto avere una struttura unica, lineare, che parte dal braccio e arriva fino al polso sarebbe stata innaturale nel momento in cui piegava il braccio, quindi ho deciso, aiutandomi anche con il 3D,
di spezzare quella struttura, quindi c'è appunto questa parte che diciamo è parte dell'abitacolo, diciamo così, che si spezza, e poi sotto c'è quest'altra struttura che tende sul marrone, e al centro quella che dovrebbe essere una sorta di palla di fuoco. Ha senso? Non ha senso? Non lo so, a me piaceva, l'ho fatta. Qua stavo lavorando sul gatto e onestamente volevo rendere l'idea della trasparenza del vetro dell'abitacolo, poi sono andato a vedermi qualche gatto steampunk per vedere che dettagli poteva avere, come poteva essere. Poi non contento, mi sono preso una foto di un mio gatto che purtroppo non c'è più e che era proprio rosso, e un'altra foto. Qui sto lavorando sull'incrocio del disegno sul braccio per vedere appunto, come dicevo prima, come andrà ad incontrarsi e cosa è meglio sacrificare. E quindi eccolo qua, Rupert. In realtà si chiamava Rupert, però la veterinaria aveva sbagliato a scrivere sul librettino e quindi l'aveva chiamato Rupert. Quindi vabbè, e quindi niente, aiutandomi con questa fotografia sono andato a completare il mio gatto, perché avevo chiaramente bisogno di vedere le proporzioni degli occhi. Mi sono aiutato anche con quell'altro gatto per vedere in che direzione vanno le macchie, che tipo di colorazione ha, se lo volevo più scuro, più chiaro, dove mettere i baffi, e quindi niente, ho lasciato il gatto alla fine perché doveva essere il giusto completamento di questo disegno. E quindi niente, questa è la lavorazione. Onestamente non saprei che altro dire, se non che spero che il video sia stato interessante, spero ti sia piaciuto. Ricordati di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!